Ciao, in 2 parole per ricordare l'appuntamento del 3 novembre alle 18 presso la libreria Feltrinelli in via San Francesco a Padova. Ti aspetto per la presentazione del nuovo libro nato da questo podcast, Eracle, la via dell'eroe. Guarda che ti aspetto, Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo e Vanessa. Se anche tu vuoi fare parte di questo mitico gruppo, vai su Tipeee e scegli come supportarmi in questo impegno. Ho aggiornato la pagina sistemando alcune cose che non funzionavano e ora mi pare sia tutto a posto e chiaro. Il link lo trovi in descrizione. Per quanto riguarda l'episodio di oggi, ci sono un paio di approfondimenti che ho scelto di non inserire per non appesantire il racconto. Si tratta di informazioni interessanti che trovi gratuitamente sulla pagina Tipeee nella sezione News. Lo so, stiamo tutti aspettando la svolta nel racconto, ovvero quando Patroclo vestirà l'armatura di Achille. Non manca molto. Omero pare divertirsi a procrastinare la descrizione di questo evento, deliziandoci però con altri racconti di onore, di scontri o, come nel caso di oggi, di inganni d'amore. Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 163. Intrighi celesti. L'inganno di Era. Poseidone, che ha raggiunto le fila achee, sta facendo strage di troiani. Questi, comandati da Ettore e favoriti dal sorriso di Zeus, sono arrivati alle navi dei greci e stanno per appiccare fuoco ai legni. È in questo momento, proprio quando Zeus, ormai certo che nessuna divinità oserà intervenire nel lagone, che Poseidone approfitta del suo allontanarsi per entrare in scena. Come siamo venuti a sapere nella scorsa puntata, Poseidone rinforza gli animi di Aiace, Telamonio e di Aiaceo e Leo, di moltitudini di soldati e addirittura alla fine anche dello sconsolato Agamennone. Non contento, Poseidone entra fisicamente in battaglia, urlando con la voce di 10.000 uomini. Questo suo intervento non passa inosservato alle orecchie e agli occhi di Era, che dall'alto dell'Olimpo volge lo sguardo alla rada di Troia. Immediatamente la dea si rende conto che non appena Zeus verrà a conoscenza di quanto sta accadendo, andrà, come si dice, su tutte le furie. Invece di fermare il fratello cognato, decide di fargli guadagnare del tempo, distraendo l'attenzione del marito. Era risolve di recarsi sul monte Ida, dove Zeus si sta interessando di altre terre e di altri fatti e sta guardando verso est. Una volta giunta, intende sedurlo e dopo il loro abbraccio d'amore farlo addormentare quel tanto che basta affinché i greci riescano a prevaricare sui troiani. Per fare ciò si reca nel magnifico talamo che le è stato fabbricato da Efesto, in una delle stanze più protette dell'Olimpo, sorvegliata da porte di cui solo lei possiede la chiave. In questa stanza Era si abbandona ad un rinfrescante bagno, detergendo il proprio corpo con ambrosia e massaggiando la propria pelle con dell'olio divino. Quest'olio regala all'ambiente un profumo meraviglioso. Pettina i suoi folti capelli in trecce che pare emanino luce e scendono maestose dal suo divino capo come spettacolari cascate. Indossa
le sue vesti più belle, lavorate e ornate da Atena, fissandole al petto con delle bellissime fibbie d'oro. I suoi fianchi vengono cinti da fasce con 100 frange e con orecchini composti da 3 perle, grosse come more, decora i suoi splendidi lobi. Copre il suo volto con un velo candido come il sole e ai piedi indossa i sandali più belli che possiede. Uscendo dalla stanza incontra Afrodite, la prende in disparte e le parla. Sei disposta ad ascoltarmi o sei ancora adirata per il mio tentativo di prestare soccorso ai Danai? Io so bene che tu hai nel cuore il destino dei Troiani. Afrodite risponde in modo rassicurante alla regina degli dei e le conferma la disponibilità del suo aiuto. Al che Era comincia ad intessere il suo inganno. Oh cara Afrodite, fammi dono dell'amore. Dammi l'incanto con il quale sai prevalere sulla volontà di mortali ed immortali. È mia intenzione scendere nel profondo a visitare i confini della terra e incontrare Oceano e Teti che si presero cura di me nella loro casa su comando di Rea quando mio fratello Zeus fece precipitare Crono nelle profondità del mare e della terra. Ho intenzione di appianare il loro litigio infinito, il loro millenario divorzio. Da troppo tempo rimangono lontani dall'amore e del talamo, fin dal giorno in cui l'ira divise i loro animi. Se riuscirò a persuadere i loro cuori e a unirli nuovamente insieme, essi in futuro saranno magnanimi e generosi nei nostri confronti. E Afrodite, negare una risposta positiva a questo volere a te che riposi nell'abbraccio di Zeus, adunatore di nubi, non sarebbe degno né onorevole. La dea, con un sorriso, slaccia dal petto la fascia ricamata dell'amore, dai colori vivi, sede e casa di ogni incanto, amore, desiderio, incontro, seduzione, alchimie che fanno perdere il senno anche al più saggio. Adagia questa fascia nelle mani di Era dicendole: lega al tuo busto questa fascia sotto il tuo seno. In essa sono contenuti tutti gli ingredienti necessari a realizzare il tuo desiderio. Tutto ciò che brami nel tuo cuore, senza sforzo, verrà esaudito. Con un sorriso soddisfatto, la sposa di Zeus lascia le vette dell'Olimpo, mentre Afrodite rientra nel palazzo. Era attraversa fiumi e cime, superando altissimi monti della Tracia, supera Lemno, fino ad arrivare nel luogo dove incontra Ipnos, il sonno, fratello della morte. Era parla anche con lui. Sonno, Signore degli immortali e degli uomini tutti, fino ad oggi hai sempre accolto con grazia le mie richieste. Se vorrai ascoltarmi ancora e favorirmi, te ne sarò grata per l'eternità. Addormenta per me gli occhi di Zeus, all'improvviso, non appena dopo che mi sarò unita con lui nel talamo. In dono ti offrirò un trono d'oro, bellissimo e indistruttibile. Lo farò realizzare con cura dal mio sfortunato figlio, Zoppo, Efesto, e sotto quel trono ancora d'oro ti farò realizzare uno sgabello affinché tu possa appoggiare i piedi morbidamente durante i tuoi banchetti. E Ipnos, Era, se mi chiedessi di far calare il sonno su qualsiasi altro dei nobili immortali che vivono sul monte divino dell'Olimpo, non avrei timore alcuno ad accontentarti, anche se si trattasse di far addormentare Oceano, che dalla sua bocca genera la vita. Ma non intendo avvicinarmi per nulla al figlio di Crono, e men che meno a portargli il sonno, a meno che non sia lui stesso a darmene il comando. Già una volta, in tempi passati,
ho avuto da pagare le conseguenze di un tuo desiderio, mandando la tempesta ad Eracle quando lasciò proprio il mare di Troia. In quell'occasione ho preso al guinzaglio la mente di tuo marito, distendendomi sulle sue palpebre e dando l'occasione a te di architettare il tuo piano molesto. Quando Zeus si svegliò, andò su tutte le furie, cercandomi, maltrattava tutti gli altri dei dell'Olimpo. Se mi avesse trovato, ora abiterei negli abissi del mare. Quella volta mi ha offerto rifugio la notte, e proprio per rispetto alla notte, Zeus, che non voleva farle uno sgarbo, smise di perseguitarmi. E ora tu vorresti spingermi nuovamente a commettere un atto ancor più terribile? Facendo forza sulla magica cintura, era forza la mente del sonno. Mio caro, non pensare a eventi così lontani del tempo da essere certo dimenticati. Ascolta la mia proposta. Se mi aiuterai, avrai in sposa Pasitea, una delle giovani grazie, figlia del re degli dei. Io lo so, da molto tempo, anzi, da sempre, ne sei innamorato. Ipnos trasale. È vero, da molto tempo, da sempre ne sono innamorato. Giura dunque sull'onda dello Stige e tocca con una mano la terra e con l'altra il mare. Gli immortali, nessuno escluso, saranno testimoni della tua promessa di darmi in sposa Pasitea. Era giura, invocando addirittura i titani che sono prigionieri nel Tartaro. Così convinta la divinità del sonno, i due volano verso il monte Ida, superando Timbro e Lemno, per poi giungere alla grande cima del monte Ida. Ipnos si ferma prima di raggiungere il luogo dove si trova Zeus per non essere individuato e riconosciuto. Era sale, volando sulle scoscese rupi, apparendo splendente all'improvviso davanti agli occhi del marito. Come gli sguardi si incontrano, il cuore di Zeus è invaso dal desiderio di possedere la sposa. Una vorace smania arde in lui, come nella prima volta in cui sposi novelli si sono distesi insieme. Zeus le domanda cosa l'abbia condotta in quel luogo così lontano dall'Olimpo. A quanto ne sa, ella non possiede carri né cavalli in quella zona. Vado a visitare i confini più lontani della terra. Oceano e Teti con amore mi hanno accudita e io ho voglia di rivederli. A causa del loro litigio è passato troppo tempo dal giorno in cui per l'ultima volta essi hanno goduto dell'amore. I miei destrieri mi attendono alle pendici di questo monte e mi condurranno sulla terra e sulle onde. Sono venuta qui per avvertirti del mio viaggio. Non voglio in alcun modo provocare la tua ira se ti lascio all'oscuro di una mia visita alla dimora di Oceano. E Zeus: a questo viaggio penserai più tardi. Ora vieni tra le mie braccia, uniamo i nostri corpi. Nel petto non ho mai sentito una passione tanto forte per una dea o una donna mortale. Non così quando amai la sposa di Issione e madre di Pirito, non desiderai così nemmeno Danae, che generò Perseo, neppure Europa, che da me ebbe figli quale Minosse e Radamanto, non come Semele e Alcmena, la prima madre di Dioniso e la seconda di Eracle. Non provai tanta pulsione per Demetra o Leto, e nemmeno per te, fino a questo momento. Io bramo di possederti, ogni altro pensiero è svanito. Ed era: come? Vuoi giacere con me, qui, sulle vette di questo monte, in pieno giorno? Qualcuno dei numi potrebbe vederci e poi andarlo a raccontare a tutti gli altri.
se ciò accadesse non avrei più coraggio di tornare alla dimora. Troppo insopportabile sarebbe la vergogna. Se davvero tu mi desideri come affermi, uniamoci nel talamo che per me ha costruito Efesto. Andiamo a distenderci laggiù. E Zeus: non aver timore, nessun uomo immortale potrà vederci. Circonderò i nostri corpi di nubi dorate, talmente folte e fitte che nemmeno il sole, nemmeno lui, con i suoi raggi che tutto penetrano, potrebbe riuscire a distinguerci. Zeus afferra Hera e la abbraccia. Si distendono sulla cima del monte e la terra sotto i loro corpi felici germoglia. Erba, loto, zafferano e giacinti nascono spontaneamente sulla nuda roccia. Una nuvola d'oro è sospesa sopra di loro. Da questa una brillante rugiada scende e tutto feconda. Sulla cima del monte Ida ora Zeus si addormenta, abbracciato alla propria sposa. In quel momento Ipnos vola fino alle navi dei Greci per portare questa notizia a Poseidone. Zeus dorme di un sonno profondo dopo essersi giaciuto con Hera. Ipnos gli ha appesantito le palpebre e quindi Poseidone potrà usare a proprio giudizio il suo potere in aiuto ai Greci. Il dio dei flutti ora si erge sulle truppe di Agamennone e organizza un formidabile attacco che, assicura i suoi protetti, sbaraglierà le fila troiane. Queste, organizzate da Ettore, stanno per sferrare il loro attacco. Nessun rumore in natura è paragonabile a quello che tutti udirono quando le forze troiane si scontrarono con quelle greche. Aiace si getta contro Ettore e lo colpisce con la sua lancia sulla corazza, nel punto in cui le cinghie tengono insieme le giunture sul petto, facendo solo indietreggiare di un passo l'eroe troiano, ma senza ferirlo. Mentre Ettore furioso si rimette in sesto, Aiace lo colpisce, tirandogli addosso un masso e colpendolo alla gola. Ettore rovina a terra, come una quercia abbattuta da un fulmine. Enea, Polidamante ed altri circondano Ettore a proteggerlo. Dei soldati trascinano via il dolorante eroe verso il fiume Scamandro. Qui Ettore, bagnato con le fresche acque del Rivo, si riprende, vomita un grosso fiotto di sangue, si rialza in piedi ma solo per cadere a terra di nuovo senza forze. I greci prendono coraggio e guadagnano terreno fino a ricacciare al di là del muro acheo i troiani. Poi, a est, un rumore di tuono giunge dalla vetta del monte Ida. Zeus si è risvegliato. Fammi sapere se questa puntata ti è piaciuta scrivendo un commento e mettendo un like. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti sono piaciuti di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. Credi in questo progetto e vuoi dare un tuo contributo? Fai clic sul link TP in descrizione e scopri come puoi sostenerlo. Allo stesso indirizzo trovi delle news e dei post che aggiorno con regolarità. Nei post, tra l'altro, soddisfo le curiosità che mi vengono poste sulle varie piattaforme, ma alle quali lì ancora non è possibile dare una risposta diretta. Ti ricordo che in libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Trovi un link in descrizione anche per leggerne un estratto. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.